amici e amiche del segno del Toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 17 al 31 maggio, dove troveremo la luna piena in Sagittario. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo cosa vogliono dirvi gli oracoli, ma prima cerchiamo di capire dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Un po' per tutti questa luna piena in Sagittario è una luna di grande ottimismo e quindi porta fiducia nel futuro, entusiasmo per nuove esperienze, viaggi, conoscenza, comunicazione vivace, socievolezza e buon umore. Ci sarà anche un'energia abbastanza alta, con voglia di migliorarsi, sensazioni di libertà, di leggerezza, anche per possibili nuove avventure, non solo amorose, ma di vario tipo. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, alla difficoltà nel mantenere gli impegni a lungo termine oppure l'incostanza nel portare avanti idee e progetti. Alcune decisioni possono essere impulsive e rischiose, poi c'è anche l'eccessivo dispendio di energie, quindi queste cose devono essere un po' attenzionate. La prima carta è la luna nuova, ce la lasciamo alle spalle, quindi siamo intorno al 17, quindi c'è appena stata, quando ascolterete probabilmente io pubblicandolo in anticipo, così avrete già un'idea di questo periodo e quindi ci lasciamo la luna nuova del 16 maggio per aprire. Probabilmente o deve essere attenzionato qualcosa proprio in questi giorni, può esserci un avvenimento o semplicemente il desiderio e la voglia di portarsi verso un nuovo inizio. Ed effettivamente questa indica l'energia giusta per raccogliere positività, nuove idee, qualcosa di innovativo, di diverso dal solito, novità in senso lato che possono essere in arrivo, ottimo momento per stabilire subito dei propositi, dei progetti, dei traguardi e soprattutto anche per capire come usare le nostre stesse energie, come vi dicevo prima, proprio per fare attenzione a non disperderle, a non sprecarle eccessivamente. E anche un indizio di capire che forse è il momento anche di prepararsi ad accogliere qualcosa. Quindi qui già abbiamo delle indicazioni molto importanti e poi troviamo la luna blu. Nello specifico questa carta, indicando la manifestazione, può suggerire quel momento propizio proprio per stabilire obiettivi e quindi effettivamente si collega perfettamente a quello che dice la nostra prima carta. In più ci sta dicendo che abbiamo l'opportunità di cogliere o degli eventi inaspettati, delle occasioni, delle circostanze per comprendere meglio, anche e soprattutto quelle che ci possono permettere di affrontare delle difficoltà e anche lasciare la nostra zona di comfort per iniziare una cosa nuova o una fase nuova della nostra vita. Troviamo la luna nera. È un messaggio interessante perché anche questa parla di opportunità e va a raggiungere un tassello in più, nel senso che abbiamo la possibilità di una seconda occasione, di un progresso, di un miglioramento, di cogliere al volo dei nuovi inizi. Può anche ritornare qualcosa, tra virgolette, qualcuno che magari si riteneva
perso, allontanato, quindi lì bisogna capire effettivamente, cioè non voglio dire che c'è un ritorno di amore, potrebbe essere anche una persona che si riavvicina, un'amicizia, può essere anche qualcosa effettivamente, magari un progetto o un'idea che avevamo messo da parte, accantonato o addirittura pensato proprio di non poter realizzare e invece può saltar fuori quella nuova opportunità di riprendere e di recuperare. Poi questo lo capirete voi se si tratta effettivamente di una relazione riguardo una persona oppure un progetto, un'idea, eccetera. E adesso passiamo all'oracolo dello sciamano. Il primo oracolo ci parla proprio attraverso la carta dello sciamano mistico. Molto interessante come carta perché, spesso si riferisce all'immaginazione, alla fantasia, tutto ciò che dà forma alla realtà. Quindi in qualche modo ci sta dicendo che dobbiamo essere liberi, di esprimerci, di utilizzare il nostro potere, il nostro linguaggio, proprio per attrarre, cose belle, ma soprattutto per metterci verso la realizzazione. Magari di riflettere su ciò che si trasmette con parole e gesti, di agire con consapevolezza, oppure prima di fare qualcosa, di creare qualcosa, c'è l'osservazione, quindi è tanto tanto importante muoversi con con chiarezza, con cura. Ricordiamoci sin dall'inizio che questa luna può portare un po' di turbolenza nell'azione, nel senso di fretta, di impazienza e infatti questa carta ci sta dicendo prima di fare qualcosa, prima soprattutto di comunicare, di dire, di riflettere attentamente. Poi troviamo il testimone. Come ultima carta di questo oracolo, ha a che fare con il vivere il presente, di occuparci del nostro presente. Senza il nostro presente, è difficile poter realizzare in futuro quello che, magari desideriamo. Non per sfiduciarvi, non dico assolutamente questo, però, in pratica vi sta dicendo che si deve vivere nel qui e ora e quindi ascoltarsi adesso, compiere dei gesti quotidiani che siano chiari, consapevoli, lasciarsi ispirare, ricevere messaggi intuitivi, trovare forza nell'azione, seguire soprattutto un desiderio, un qualcosa se volete cambiare un ambito della vostra vita, soprattutto dove ci sono difficoltà e insoddisfazioni. È vero che tante cose non possiamo cambiarle direttamente perché non dipendono da noi, però qualche cambiamento lo possiamo fare. Volgere il nostro sguardo altrove, occuparci maggiormente di noi stessi, oppure affrontare le cose diversamente. Poi è vero che magari abbiamo il potere e la lucidità e la chiarezza di andare avanti e, come ci sta dicendo il corvo, l'ultima carta, la verità, riconoscere ciò che è autentico, essere fedeli a se stessi, no alle regole imposte e soprattutto cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e si fa. Andando a riconoscere tutto questo si possono evitare le illusioni, si possono evitare tante cose che sono complesse e difficili. Quindi partiamo da noi, partiamo, come dicevo, proprio dalla lucidità e dalla chiarezza e, con questo sarà un ottimo esercizio e quindi, come vedete ci sono tante cose positive che vi aspettano e soprattutto per poter andare a cogliere
queste opportunità, questi eventi che secondo me sono molto interessanti. Si conclude qui la lettura, e vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!